Bentornati sul canale, dalla Fara e da Fuz. Ma questi Longobardi festeggiavano il Natale? Se sì, come? E soprattutto perché? Come sempre, bentornati sul canale. Buone feste, qualsiasi siano quelle che festeggiate. E prima di iniziare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale, cliccare sulla campanellina, condividere i video se vi piacciono. Ad esempio, l'ultimo video, la visita virtuale al museo, è uno di quei video che l'algoritmo di YouTube non facilita granché, perché non è molto catchy la visita virtuale al museo. Ma se vi è piaciuto, condividetelo sui vostri social, è l'unico modo per farlo conoscere fuori dalla nostra bolla. Detto questo, chi volesse supportare il nostro lavoro trova in descrizione come diventare Patreon e abbonato. Veniamo all'argomento di oggi. In questo periodo dell'anno, il video probabilmente vi troverà in quel periodo di sospensione fra Natale e Capodanno, in cui si è perennemente sazi e infastiditi, almeno nel mio caso, dalla necessità di vedere gente. A me quest'anno è andata abbastanza dritta per motivi contingenti, ma so che non per tutti gli asociali è così. Dicevo, in questo periodo dell'anno i video si sprecano sulle origini del Natale, su come festeggiare il Natale, sulle ricette di Natale, sulle decorazioni di Natale. E ovviamente il nostro canale non esula, nel senso che nei commenti molto ci hanno chiesto, soprattutto nei video legati agli auguri, come appunto la visita al museo che viene definita strenna natalizia, ci è stato chiesto: ma i Longobardi e il Natale? Beh, proviamo a parlarne insieme. Un video del genere richiede una premessa: che voi siate oltranzisti cattolici o neopagani fluffy bunny, questo video vi offenderà. Punto. Mettetevela via, nel senso che è un video che, come sempre, fa riferimento alle fonti, fa riferimento a una visione della storia che cerca di essere il più oggettiva possibile, pur sapendo che non lo può mai essere al 100%, ma che di conseguenza cerca di non essere di parte. Ora, negli ultimi anni, sulle festività del Natale, si sono viste due tendenze parallele. Ho appena realizzato che dicendo Fluffy Bunny ho appena fatto capire a tutti quelli con la età anagrafica giusta quali erano le mie frequentazioni sui forum nei primi 2000. Dicevamo, ultimamente ci sono due tendenze quando si parla di Natale sui social. Il Natale dei cristiani è solo dei cristiani, assolutamente cristiano, non ha nulla di nient'altro, sono tutte balle. Oppure il Natale dei cristiani non ha niente di cristiano, è tutto pagano, ci hanno rubato tutto, sono tutte balle le loro. Come spesso accade, è probabile che la verità stia nel mezzo. Noi oggi, tra l'altro, ci occupiamo di un periodo, quello fra VI, VII e VIII secolo, cioè quello del Regnum Langobardorum, che è successivo alla definizione della festa del Natale cristiano. Eppure, per discutere di questo argomento in epoca longobarda, dovremmo un attimo fare un breve excursus sulla sua evoluzione. Sì, perché appunto la Vulgata vorrebbe che i cristiani abbiano posto la festa del Natale sopra la festa romana del Sol Invictus. In realtà, dal punto di vista documentario, questa sovrapposizione non esiste, nel senso che le prime testimonianze del Natale cristiano si fanno notare intorno al IV secolo e quelle del Sol Invictus più o meno anche leggermente successive. Quindi non possiamo supportare la sovrapposizione dichiarata e voluta a questa festa. D'altra parte, il fatto che si arrivi fino al IV secolo per la definizione di una festa così importante come quella della nascita del fondatore della religione cristiana lascia intuire come in origine non fosse una delle priorità, come non si sapesse la data effettiva della nascita di Gesù Cristo e come di conseguenza ci fossero state diverse interpretazioni nei secoli precedenti che non avevano però mai incontrato l'imprimatur papale, se vogliamo usare un termine anacronistico per l'epoca. Infatti, se guardiamo alla storia dell'interpretazione della data di nascita di Gesù, vedremo che sono state proposte praticamente tutte le date possibili tranne l'estate, nel senso che si è proposto gennaio, marzo, aprile, maggio, dicembre ovviamente, novembre, a seconda di vari punti di vista, di varie elucubrazioni.
Probabilmente in origine la questione della nascita di Gesù non era un tema così fondante per la religione cristiana. La grande festa religiosa è la Pasqua, quella in cui lui si manifesta appunto come figlio di Dio anche attraverso la resurrezione, la successiva ascensione, eccetera. Quindi quello era il vulnus centrale, soprattutto nella descrizione di questo nuovo Dio, di questa nuova religione. In una fase successiva si comincia ad avere interesse anche per la nascita di Gesù e si viene appunto intorno al IV secolo a Roma a delineare la data del 25 dicembre. Ora, se da un lato abbiamo detto prima che probabilmente non si può sovrapporla alla questione del Sole Invictus, dall'altro non possiamo negare che nel contesto indoeuropeo in generale fiorissero da secoli, se non da millenni, festività legate al solstizio d'inverno che cade intorno al 21 dicembre e che spesso si allungavano fino al 25. Quindi dall'altra parte non possiamo appunto negare che porlo in quel periodo lì dell'anno una divinità o semitale punti di vista che nasce sicuramente aveva un valore comunicativo importante che non mancava agli ecclesiastici dell'epoca. La Chiesa in effetti molto spesso utilizza le feste precedenti nei primi secoli per collocare le sue e per renderle comprensibili ai nuovi fedeli o per sovrapporsi agli antichi culti e quindi poi eliminarli dalla scacchiera. Oppure, da un punto di vista iconografico, ci sono dei bellissimi libri, vi consiglio in particolare La maschera di Socrate, che vi lascio qui in descrizione, che mostrano come l'evoluzione dell'iconografia dell'intellettuale nel mondo greco-romano, che sembra la cosa più lontana possibile, vero, da qualsiasi cosa che riguardi la dottrina cristiana, ecco che l'evoluzione di questa iconografia con degli standard, se vogliamo, Socrate rappresentato in un certo modo, Platone rappresentato in un altro, il taumaturgo guaritore quasi selvatico rappresentato in un altro ancora, vadano poi a delinearsi come la base delle iconografie per rappresentare San Pietro e San Paolo, ad esempio, oppure lo stesso Cristo, che proprio in queste rappresentazioni di taumaturgi un po' selvatici incontra quella tipologia col capello lungo e la barbetta che poi avrà così tanta fortuna. Questo per dire quindi che in un'epoca di transizione fra il mondo pagano e il mondo cristiano nessuno può arrogarsi il diritto di dire è tutta cosa nostra, se lo sono inventati gli altri. È sicuramente vero che la nuova religione utilizza molti degli spunti del passato. Non è detto che la data del 25 dicembre sia una di questa, che il periodo invece fosse favorevole alla collocazione della nascita di Gesù, questo è altrettanto vero. Gli studiosi della Chiesa in particolare in questo momento sembrano aver trovato una nuova motivazione, cioè un elaborato studio interno alla Chiesa di quei secoli che poneva 9 mesi prima l'annunciazione e che di conseguenza 9 mesi dopo collocava la nascita di Gesù. Non entrerò nello specifico, non è il mio campo, lo spunto l'avete, se volete fare una ricerca fate pure. Se invece volete degli approfondimenti sul mondo religioso romano, vi consiglio invece il canale Ad Maiora Vertite, che da anni tratta questi argomenti in maniera molto più approfondita di quello che possiamo fare noi qui poveri barbarotti longobardi. Detto ciò, arriviamo ai nostri amati longobardi. Quando i Longobardi arrivano in Italia, sappiamo che la loro conversione al cristianesimo è parziale, superficiale, riferita all'elite e comunque aderente a quella che poi era già stata definita un'eresia, quella ariana. Possiamo quindi dire che la popolazione longobarda all'arrivo in Italia non festeggia il Natale, probabilmente perché non è ancora completamente addentro al susseguirsi delle feste religiose dell'anno cristiano. In più, il fatto di essere ariani doveva probabilmente tenerli ancora più lontani, anche nel momento successivo della progressiva cristianizzazione, proprio dalla festa del Natale. Perché? Beh, perché la dottrina di Ario, anche qui molto complicata, non così semplice da spiegare né a livello religioso né poi a livello storico con le sue successive avventure, però volendola sintetizzare possiamo dire che metteva in dubbio negando la natura divina di Gesù di Nazareth. Quindi c'era Dio, ma
Gesù non era generato e non creato della stessa sostanza del Padre, come invece ancora oggi dice il credo cattolico. In quest'ottica, quindi, la nascita di questo profeta particolarmente illuminato, in un'ottica non dissimile da come Gesù viene descritto ad esempio oggi nel Corano, ecco che la sua nascita diventa non una festività religiosa fondante. Di conseguenza, nei primi secoli della loro cristianizzazione, probabilmente la presenza di una forte componente ariana li teneva lontano dalla festività del Natale. Questo possiamo dedurlo anche con uno sguardo a posteriori, perché secondo alcuni la fortuna del Natale nel IV secolo, il fatto che il Natale che viene sancito a Roma e che poi viene portato ad esempio da Ambrogio a Milano, eccetera, comincia ad avere così tanta fortuna, rientra anche in un'ottica di scacchiere e macchinazioni politiche in chiave anti-ariana, cioè spingere la popolazione di fede cattolica o che comunque è raggiunta maggiormente dai religiosi cattolici ortodossi, ecco, spingere questa popolazione a festeggiare la nascita di Gesù in quanto figlio di Dio, ovviamente li allontana dalla equivalente propaganda ariana. Di conseguenza, la festa stessa del Natale potrebbe avere fra le sue motivazioni di successo e di spinta da parte dell'elite ecclesiastica proprio il porsi in antagonismo alla dottrina ariana che nel Natale non vedeva questo valore rituale religioso. Di conseguenza i primi longobardi pagani sicuramente non adoravano il Natale, i secondi longobardi cristianizzati ma in chiave ariana probabilmente se ne tenevano a debita distanza. Nell'ultima fase del regno invece, dopo la loro completa conversione, allora a quel punto lì sicuramente il Natale diventa parte della liturgia annuale dei nuovi longobardi cristiani e cattolici. Teniamo presente che loro attraversano anche una fase intermedia, quella che normalmente sui libri di testo viene definita come Teodolinda converte i longobardi al cattolicesimo. Teodolinda era eretica. Non era ariana, ma era tricapitolina, un'eresia squisitamente aquileiese del nord-est. Ma detto questo, è comunque molto più vicina al mondo cattolico e soprattutto non in odore di arianesimo. Quindi già in quest'epoca qui, progressivamente, lo switch verso l'accettazione della festività natalizia doveva essere iniziato. Come festeggiassero il Natale non lo possiamo sapere. Le uniche fonti scritte che abbiamo... Ciao Zelda. Le uniche fonti scritte che abbiamo al riguardo sono quelle in realtà appunto ecclesiastiche di IV, di V secolo, che ci fanno capire come si svolgesse la liturgia, le varie messe, l'ordine, ma sicuramente non come venisse festeggiata la festa. E qui rientra la questione indoeuropea del substrato precedente alla cristianizzazione. Anche oggi buona parte delle ritualità che noi Zelda ha fatto danni. Buona parte delle ritualità che noi attribuiamo al Natale hanno poco di religioso cristiano cattolico. Si è parlato molto spesso dell'albero di Natale, anche se le prime attestazioni sono molto tarde. Si è parlato dei cibi abbondanti, anche del giocare a tombola come relitti dei culti precedenti, del fatto che appunto questi culti solstiziali diffusi in tutto il mondo indoeuropeo si caratterizzavano per il riunirsi in famiglia, si caratterizzavano per l'abbondanza di cibi rituali in un certo senso nel periodo dell'anno in cui invece era più difficile procacciarsi il cibo e nel mondo romano si fa spesso l'esempio dei Saturnalia che occupavano questo spazio di tempo che, non vorrei dire una sciocchezza, ma se non sbaglio andava dal 17 al 23 dicembre, ma appunto potete informarvi in maniera più precisa, e che al loro interno comprendevano appunto canti, giochi, cibi e addirittura lo scambio di doni. Anche questa una ritualità che nulla ha a che fare col mondo cristiano dal punto di vista strettamente liturgico. Quindi quello che noi possiamo immaginare della festività del Natale nel mondo longobardo è che progressivamente si andassero a mischiare questi tre substrati,
cioè la nuova visione liturgico-religiosa del mondo cattolico, il substrato pagano tradizionale del mondo longobardo di cui sappiamo poco o nulla e il precedente substrato di festività e tradizioni legate al periodo solstiziale delle popolazioni autoctone. Ancora oggi noi conosciamo molte tradizioni che nulla hanno di cristiano, ma che sono molto folcloriche, molto radicate nei vari territori d'Italia. Se io penso solamente al nostro piccolo Friuli, il 6 di gennaio ci sono i pignarui, questi grandi falò accesi in tutta la regione storica, pignarui, panevin, dipende dalla zona, pignarui, pignarul è il termine tradizionale, e possono essere fatti il 5 o 6 di gennaio, ma in concomitanza ad esempio con le feste solstiziali, in alcune valli della Carnia per il solstizio d'estate, in altre per il solstizio d'inverno, è presente il traidas cidulas, cioè il lancio di dischi di abete infuocato, che di nuovo nulla hanno a che fare con l'anno religioso cattolico. Ecco quindi che dobbiamo immaginare un mondo longobardo che da un lato si adatta all'andare a messa sostanzialmente e dall'altro mantiene le proprie tradizioni probabilmente familiari, di fara, territoriali e assimila piano piano anche quelle del territorio. Quindi in conclusione, i Longobardi festeggiavano il Natale? Verso la fine del regno sicuramente sì. Prima festeggiavano sicuramente qualcos'altro legato alla fase annuale del solstizio, perché radice comune a tutto il mondo indoeuropeo, ma le nostre scarsissime fonti non ci dicono niente al riguardo. Da questo VIII secolo, ormai cristianizzato e pacificato con la dottrina ufficiale di Roma, provengono ad esempio opere come l'Altare di Ratchis, di cui abbiamo parlato in un video dedicato che trovate nel canale se foste curiosi, ma in cui ad esempio appare la scena dell'adorazione dei magi, a dimostrazione dell'importanza della natività. Oppure se ci spostiamo in un altro sito UNESCO, quello di Castelseprio e nella chiesa di Maria Fuori Portas, ecco che lì incontriamo un ciclo di affreschi diversamente attribuito. Okay? Non voglio entrare nella specifica di una grande polemica all'interno degli storici dell'arte, ma in ogni caso rappresentanti le storie del giovane Gesù, del Gesù bambino, quindi di nuovo accettando la sua natura divina già dalla nascita e nell'infanzia. Se prendiamo ad esempio l'Historia Longobardorum, abbiamo solo 2 riferimenti al Natale, uno nel libro V e uno, se non sbaglio, nel libro I, e in entrambi i casi il Natale non viene utilizzato come riferimento alla festa, al banchetto, a qualsivoglia aspetto che noi oggi potremmo riconoscere, ma semplicemente come cadenza dell'anno. Tale avvenimento accade nei giorni del Natale del Signore. È molto interessante il riferimento nel libro I, perché Paolo ci mostra ad esempio l'attenzione proprio alla questione del solstizio, all'altezza del sole all'orizzonte, e ci infila una nota folclorica, condivisa peraltro con altri autori dell'epoca, legata ai popoli dell'estremo nord sciatori. Ve la leggo come appunto saluto per le feste. Breve contestualizzazione, siamo appunto nei primissimi capitoli del libro I, quelli in cui si inizia a parlare della migrazione longobarda e si dà una contestualizzazione dell'Europa all'epoca, e Paolo si dilunga nel raccontare di miti e leggende dei re dormienti sotto la montagna, e a un certo punto arriva a questo passaggio. Vicino a questo luogo si trovano gli scritobini, così infatti si chiama quella gente che neppure d'estate è libera dalle nevi, e non diversamente dalle stesse fiere, d'altro non si nutre se non delle carni crude degli animali selvatici, e dalle ispide pelli di questi si procura di che coprirsi. Fanno derivare il loro nome da un termine che nel loro barbaro idioma significa balzare. Infatti, correndo a balzi su legni incurvati con un certo ingegno a forma di arco, essi danno la caccia alle fiere. Presso di loro vive un animale non molto diverso dal cervo. Io stesso ho veduto una veste fatta con la sua pelle, lasciata ispida di peli come sulla bestia, a mo' di tunica e lunga fino al ginocchio, come usano. Così almeno mi fu riferito. Gli scritobini di cui parliamo. In questi luoghi, attorno al solstizio d'estate, per parecchi giorni, anche di notte, si scorge una luce chiarissima e le giornate sono molto più lunghe che altrove. Così, al contrario, al solstizio d'inverno, benché ci sia la luce del giorno, il sole non si vede e le giornate sono cortissime, più che da ogni altra parte.
e le notti più lunghe, poiché quanto più ci si allontana dal sole, tanto più esso è basso all'orizzonte e le ombre si fanno più lunghe. In Italia, come scrissero anche gli antichi, nel giorno del Natale del Signore, a mezzogiorno, l'ombra della statura umana misura 9 piedi. Io invece, nella Gallia Belgica, in un luogo chiamato Villa di Totone, misurata l'ombra della mia statura, l'ho trovata di 19 piedi e mezzo. Così, al contrario, quanto più ci si avvicina al sole andando verso sud, tanto più le ombre appaiono corte, al punto che durante il solstizio d'estate, quando il sole ci guarda a metà del cielo, in Egitto, a Gerusalemme e nei posti nelle loro vicinanze, non si vedono ombre. Nell'Arabia poi, in questo stesso periodo, il sole si vede sopra la metà del cielo, verso Aquilone, e viceversa le ombre appaiono rivolte verso sud. Questo passaggio, che trovo molto interessante per più motivi, da un lato appunto c'è l'attenzione dello storico e dell'intellettuale Paolo Diacono alla questione annuale del solstizio, dall'altro c'è l'utilizzo del Natale cristiano come terminologia di riferimento cronologica all'interno dell'anno, e dall'altro invece fa riferimento a questo popolo degli scrittobini, che poi tra l'altro qui Paolo e anche altri autori dicono derivare dal loro termine per balzare. In realtà alcuni studiosi hanno dimostrato a livello filologico che più probabilmente il termine è più vicino a scivolare, e quindi si parla proprio di popoli sciatori. Ecco che queste immagini di questi popoli vestiti di cosa? Di pelli di renne, perché simili ai cervi, cosa possiamo immaginare nel nord Europa? Che cacciano sugli sci? Di cosa stiamo parlando? Delle popolazioni finniche? Tutte congetture, ma ecco che da un riferimento come questo traspaiono quelle immagini che a noi oggi sembrano molto natalizie, il popolo sulla neve, gli sci, le renne. E quindi quando ci avviciniamo a un argomento come il Natale nel periodo longobardo, quello che dobbiamo sempre ricordare è che il nostro modo di intendere il Natale è il frutto di secoli e secoli di stratificazione, che possono essere cristiane, possono essere pagane, possono essere molto recenti e commerciali, pensiamo al Babbo Natale rosso della Coca-Cola, ma che in generale tutte insieme costituiscono un immaginario che è molto difficile scomporre nei suoi elementi costitutivi. Bene, sperando che il video vi abbia incuriosito, vi saluto, alla prossima, buona fine, buon inizio e mandi!